Io questo video proprio non lo volevo fare. Solo che poi, dato che parli di musica, ascolti musica, scrivi di musica, c'è il canale di musica, chi che sia inizia con qualche domanda, magari sull'ultimo video che hai fatto, e poi finiamo sempre lì. Ma i Maneskin? E io dei Maneskin non solo non volevo parlare, ma non parlerò neanche adesso. Facciamo così, leggiamoci due cose insieme. Perché la vera grande domanda, quando mi chiedono i Maneskin, è: ma i Maneskin sono rock? E quindi andiamo a leggere un paio di cose che ho selezionato per voi. È tutto organizzato a livello cronologico. 26 ottobre 2021. Manuel Agnelli sui Maneskin, non paragonateli ai Sonic Youth. Sono un gruppo mainstream come gli Aerosmith. Ha colto l'occasione per tornare a parlare dei Maneskin. Bla bla bla, proprio X Factor, sotto la guida attenta del leader degli After Hours, ha mosso i primi passi. Ennesimo attestato di stima nei confronti del gruppo. Sui Maneskin tante cose non sono state capite. Ci sono i farisei che credono di sapere la verità su cosa sia rock and roll e su cosa invece non lo sia. Non so chi abbia dato loro questo tipo di laurea, perché in realtà sono proprio loro a non essere rock. Non so a chi si riferisca adesso, ma neanche mi interessa. Importante, se qualcuno paragona i Maneskin e Sonic Youth non ha capito un cazzo. I Maneskin sono un gruppo mainstream e si possono paragonare agli Aerosmith. Da sempre hanno voluto essere mainstream. La chiave di lettura dei Maneskin è il loro talento performativo, la loro freschezza e il fatto che in questo momento rappresentano il contemporaneo. A parte che ci sarebbe da discutere su questo, ma noi oggi leggiamo e basta. Non ha senso l'analisi musicale dei Maneskin, ma ha senso capire il fenomeno Maneskin. Ma se parliamo di musica, in che senso non bisognerebbe farne un'analisi musicale? In che modo dovrebbe essere la proposta contemporanea che rappresentano, visto che in realtà sono un miscuglio di cose vecchie? Vabbè, andiamo avanti. Comprenderli significa comprendere il linguaggio dei ragazzi di oggi. Cioè, fino a 3 secondi fa criticavi quelli che dicevano del rock and roll e quindi a voi chi ve l'ha data la laurea? E a te chi te l'ha data la laurea per dire che se io non capisco i Maneskin non capisco il linguaggio moderno? Quindi non capisco Young e Signorino, non capisco il linguaggio moderno? Andiamo avanti. 11 novembre 2021. Perché i Maneskin stanno spaccando all'estero? Perché dietro di loro c'è Fabrizio Ferraguzzo. Attenzione, Ecco tutti i suoi segreti. Eccolo qui con Robbie Williams, produttore che li ha sostenuti dall'inizio, ora manager che li ha portati a diventare un fenomeno globale. La Sony ha fiutato subito il fenomeno investendo sentimenti e soldi a palate, ma ancor prima il produttore degli inizi, Fabrizio Ferraguzzo, da alcuni mesi anche manager dei quattro. Nel 2019 la vera sorpresa è Achille Lauro, ai tempi cavallo di razza della sua scuderia. Nel 2020 tocca a Pinguini Tattici Nucleari. Post Eurovision i musicisti si affidano a Ferraguzzo. Quindi i Maneskin, la nuova rock band, si affidano a chi produce Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, parlando sempre di lui. Si è licenziato dalla direzione musicale di X Factor, sì perché faceva parte della direzione musicale di X Factor chiaramente, dopo 5 anni e i Maneskin li ha beccati proprio lì. Andiamo avanti. 29 settembre 2022. Manuel Agnelli stoccata ai Maneskin. Loro funzionano per motivazioni magiche e non per dei progetti fatti bene. Capisco che dei ragazzi così giovani vengano tirati per la giacchetta e magari non se ne rendono conto, ma avrebbero bisogno di qualcuno attorno che si prenda delle responsabilità. In questo discorso qualcuno potrebbe vedere il problema non è che gli stanno tirando la giacchetta, il problema è che questa volta i meriti non sono i tuoi. E attenzione, una rock band non è un'industria, quindi non deve mettere in piedi progetti tanto per. Stoccata in diretta Fabrizio Ferraguzzo, nuovo manager della band, che ha preso il posto di Marta Donà, da dopo la vittoria dell'Eurovision, come abbiamo già visto. Quello che è certo è che in molti ora faticano a comprendere l'identità artistica di Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas. In un percorso il cambiamento, una deviazione è naturale. Non so in che lingua è scritto, ma da quello che si intravede, anche analizzando gli autori del nuovo singolo dell'Onlist, la svolta verso il pop pare troppo marcata. Sono subentrati gli autori del nuovo singolo e quindi anche del nuovo album. E andiamo a vedere chi sono. Notizia bomba! Tra gli autori di The Lonelist, il nuovo singolo dei Maneskin, ci sono hitmaker più volte vicini a Dua Lipa,
Una svolta quindi decisamente pop. Porta la firma di Sly e Rami Yacoub, già con la band romana per Supermobile, ma anche di Jason Evigan, Sarah Hudson, che hanno scritto per Dua Lipa, e hit di successo di Katy Perry. Gli autori che hanno lavorato a The Lonelist, in passato al lavoro con le Little Mix, Selena Gomez e James Abrar, autore per Justin Bieber, Camila Cabello e One Republic. Andiamo di nuovo avanti. Si chiamerà Supermodel il prossimo singolo dei Maneskin. Bla bla bla. Al loro fianco ci sarà un trio d'eccezione, formato da Max Martin, Rami e Sly, ovvero tra i produttori che hanno scritto la storia della musica pop contemporanea. Max Martin non ha bisogno di molte presentazioni, essendo colui che ha prodotto canzoni come Baby One More Time di Britney Spears, I Kissed a Girl e Roar di Katy Perry e Blinding Lights di The Weeknd, solo per citarne alcuni. Uno strettissimo collaboratore ha lavorato con Lady Gaga, Ariana Grande, Demi Lovato, Selena Gomez. La produzione del re Mida del pop in persona, Max Martin, il re Mida del pop. Ricordiamo Britney Spears. Il pezzo prende quota e sembra una festosa sciarada pop rock con l'appeal radiofonico dei Maroon 5. 29 settembre 2022. Manuel Agnelli disconosce i Maneskin, progetto mal costruito. Con chi ce l'ha l'ex coach? E con chi ce l'ha? Lo sappiamo già con chi ce l'ha. I suoi pupilli Maneskin, che in passato ha riempito di lodi anche discutibili, chiamandoli nuovi Beatles, ma a quanto pare ha cambiato idea. Beatles. Ricordatevi questi nomi: Britney Spears, Christina Aguilera, Beatles, Demi Lovato, la radiofonicità, questi concetti. Comunque, al lancio del nuovo disco non risparmia frecciatine, che intendono che dietro alla band sembra esserci un progetto non per forza di natura musicale. Una band che non ha un progetto di natura musicale? Però inizialmente lui aveva anche detto che non andavano giudicati in questa maniera. Sono un po' confuso. Andiamo avanti. Noi sappiamo anche che solamente un anno fa era in ballo una collaborazione tra Agnelli e il loro management. Frecciatina che ci ha fatto subito scattare sugli attenti, visto che in passato li aveva sempre riempiti di onore e gloria. Ma non solo. Il guru del rock di Lodi ne aveva aggiunte a iosa, e attribuendosi finanche il merito in più occasioni di averli salvati dal cattivissimo pop, in cui in realtà si bagnano piedi e mani. Preoccupa pure il sospetto che ci possa essere un progetto intorno ai Maneskin. Cioè ne parla con un'ingenuità che è spaventosa. Questo ovviamente è il riferimento a quello che avevamo letto all'inizio, il tirare della giacchetta e roba del genere. Eppure l'intento dell'entourage dei Maneskin è da tempo lampante, ossia vivere all'estero il più lungo possibile, anche senza un progetto musicale solido alle spalle, e continuare a strizzare l'occhio agli amici americani. Ma si può campare di rendita in eterno? Questa è la domanda. Intanto il consistente lavoro di packaging è diventato più attraente del contenuto e il brand è sì ben comunicato, ma non per esclusivi fini musicali. Certo, è una band musicale, perché dovrebbe avere fini musicali? Cioè, alla fine, sui 4 nessuno ha rischiato davvero, e col pesante endorsement alla volta di Giorgia Soleri, fidanzata di me, non ce lo dimentichiamo, candidata allo strega, per via dell'agenzia di influencer Stardust che fa sempre capo al manager dei Maneskin. Il quadro è fatto e completo. Quindi Agnelli non sembra riconoscerli e quasi li mette in guardia da un rischio che è già dietro l'angolo, ossia di perdere la loro identità. Ti do la notizia, Agnelli: per perdere qualcosa devi precedentemente averla acquisita. Arriviamo praticamente oggi, 10 agosto 2023. A un mese dalla ripresa dei concerti, i Maneskin hanno deciso per l'ennesimo cambiamento dell'entourage. La band di Damiano Vittoria, Ethan e Thomas decise di abbandonare, vi ricordate? La Tarma, cioè la società di management di Marta Donà, che li seguiva fin dagli esordi. Un divorzio particolarmente doloroso che creò qualche malumore all'interno della società e che oggi cura, ad esempio, gli interessi di Marco Mengoni e Francesca Michielin. Sono passati a chi cura gli interessi di Andrea e Matteo Bocelli, Cesare Cremonini, Giorgia, Elisa e Negro Amaro. Ora, tiriamo tutto all'osso. Diciamo che, come pensano alcuni, tu sei una rock band. Non solo sei una rock band, sei quella destinata a riportare il rock in auge. Tutti quelli che ti hanno girato intorno, tutti a qualsiasi livello, hanno a che fare con Cesare Cremonini, Elisa,
Dua Lipa, Georgia, Britney Spears, One Republic, Camilla Cabello, Justin Bieber, Selena Gomez, Katy Perry. Ci siamo capiti, no? Facciamoci la domanda giusta. La domanda giusta è: alla luce della realtà, ha veramente senso porsi l'interrogativo se i Maneskin sono o non sono rock? Ma vi pare che io voglio diventare un campione di tennis e mi affido a dei maestri di paddle? Nei miei video, lo sapete, mi piace sempre portare dei dati abbastanza obiettivi, almeno il più obiettivi possibile, proprio perché dobbiamo partire da dei dati di fatto. Altrimenti rimane un'opinione polarizzata e ci dividiamo con l'idiozia delle curve dello stadio. E noi non vogliamo essere questo, vero? Altrimenti avrei fatto un video di 15 secondi nei quali avrei detto: piacciono a tua nonna? Piacciono a tua cugina di 12 anni? Piacciono a tutti quelli che per 60 anni hanno ignorato l'esistenza della chitarra elettrica ma ora dicono «ci ha suonato pure Tom Morello»? Se la risposta a queste tre domande è sì, difficilmente staremo parlando di rock.